bentornate sul canale delle carte di Irene. Eccoci all'ultimo video della serie in cui abbiamo preso in considerazione l'aspetto economico, quindi il lavoro, i progetti, la fortuna anche, per quello che riguarda tutti i segni zodiacali. Questo video è espressamente rivolto ai segni d'aria, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario, e come dicevo in un altro video, insomma, prendiamo in analisi anche l'energia del denaro, appunto, energia del denaro, il denaro come strumento e non come fine, quindi un modo o uno strumento per acquisirne altri. Allora, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like e io comincerei subito con il segno dei gemelli. Allora, anime del segno dei gemelli, vediamo con che energie stiamo approcciando l'argomento denaro, realizzazione professionale, quindi futuro professionale, studi, perché no? Quindi in che situazione siamo anche, no? E in che ambito siamo proiettati. Allora, andiamo per il segno dei gemelli l'energia. Allora, una carta per il segno dei gemelli. Una carta per il segno dei gemelli. Allora, vediamo che cosa abbiamo al fondo mazzo, l'esistenza e il sogno. L'esistenza e il sogno. Allora, quindi abbiamo un 6 d'acqua e l'arcano 1, quindi il mago, che in questo caso ci fa comprendere che cosa? Come siamo proiettati a acquisire una strumentazione. Abbiamo un sogno praticamente, no? Abbiamo un ricordo anche che viene da lontano degli strumenti che si stanno acquisendo per la creazione della propria realtà. Allora, singolare che per una stesa che riguardi denaro, carriera, progetti, la carta estratta dai tarocchi di Osho, che sono comunque molto profondi, è di un elemento acqua ed è quella che riguarda proprio le esperienze del passato, oppure appunto qui dice un sogno che potrebbe essere un sogno rivelatore che è arrivato a voi. Per fare che cosa? Per realizzare l'esistenza, vuol dire capire un po' il senso di quello che stiamo facendo, no? Allora, vediamo con i tarocchi. Allora, questa carta dell'esistenza la sento molto forte. La carta del 6 di coppe, in questo caso, potrebbe riguardare una vita passata. Allora, qui abbiamo un 3 di spade, una principessa di denari, segno dei gemelli, lavoro, carriera, denaro, realizzazione, un principe di denari, quindi una coppia sacra, anche se giovane, una coppia di potere.
Allora abbiamo un 10 di coppe, abbondanza, e un 9 di coppe. Allora spieghiamole subito. Allora, l'energia di partenza è un'energia che viene da un dispiacere, quindi probabilmente quel 6 di coppe riguarda un po' il fatto che magari in questo momento non abbiamo una situazione idilliaca e quindi stiamo un po' immersi nel passato, no? Sappiamo che il nostro cervello, ma anche le nostre emozioni setacciano e lasciano arrivare quello che è più di conforto a volte. Ancora il 6 di coppe, l'8 di coppe. Allora, abbiamo chiuso il ciclo qui quasi. Allora, abbiamo sotto il 3 di spade una regina di bastoni, sotto la principessa di denari abbiamo la carta dell'asso di denari, sotto il principe di denari abbiamo l'eremita e sotto il 10 di coppe abbiamo il 6, sotto il 9 abbiamo l'8. Allora abbiamo questa sequenza particolare 10, 9, 8 e 6 che ci riporta qui. Vediamo, sembra un po' un labirinto, no? Le curve di un labirinto, ma arriva questo. Allora guardiamole tutte insieme e poi le spieghiamo. Ok. La papessa, la luna, il cavaliere, siamo cresciuti e il 9 di denari. Allora, sul fondo mazzo abbiamo un 4 di coppe. Allora, veniamo da un momento in cui il dispiacere ci ha fatto un po' andare fuori dal seminato in pratica, quindi è come se avessimo un pensiero fisso che diventa quasi un'ossessione, no? Un po' anche di indolenza data da questo dispiacere. Il 3 di coppe ci parla di una ferita del cuore che viene però rinnovata dalla mente, quindi è come se nei momenti di tranquillità in cui comunque, certo, magari stiamo soffrendo per un motivo qualsiasi riguardo a un qualcosa che è successo, ma la nostra mente è come se si focalizzasse continuamente su quell'immagine di sconfitta, di perdita. Allora, qui sembrerebbe che c'è una perdita rispetto a questa regina di bastoni che qui me la rappresenta come praticamente un pubblico ministero, un difensore pubblico, e il 7 di bastoni. Allora, veniamo da un momento un po' particolare, ok? In cui, come dire, è stata un po' dura, nonostante ehm, abbiamo subito un torto probabilmente, ne siamo usciti vittoriosi, con molto coraggio abbiamo combattuto questa battaglia. Il dolore è dato dal fatto che comunque probabilmente c'era un sentimento di base che può essere l'amicizia, l'amore, alla base di questo conflitto, che poi ha avuto ripercussioni anche a livello della nostra vita, diciamo, materiale, professionale, di studio. Seconda frase, abbiamo una principessa di denari, l'asso di denari e la papessa. Allora, qui c'è l'ipotesi di una crescita, quindi la seconda energia con cui apparite è quella della principessa di denari. Quindi una persona che desidera avere un posto, no, per sé, quindi un'attività per cui impegna molto suo tempo, molta passione, ma ha comunque un riscontro economico.
si sporca le mani, quindi effettivamente fa quello che vuole, quello che ama e arriva al risultato. Il risultato è che possiamo lavorare stando in connessione con i nostri sensi, che è quello che si auspica con la principessa, quindi di salire anche di livello. Perché? Perché grazie a un'intuizione ha raggiunto il risultato probabilmente. Allora, poi qui c'è un principe di denari, l'eremita e la luna. Sono carte un po' particolari comunque, un po' particolari per il segno dei gemelli. Allora, sembrerebbe un'energia giovane, quindi un trade praticamente, un uomo che si occupa di borsa anche realizzato nonostante non sia, no, un cavaliere, ma è comunque una persona che sta in movimento, segue degli affari, si impegna molto, ma è solo. Si sente solo e, come dire, forse anche comandato o condizionato dal suo inconscio che si vorrebbe da tutt'altra parte, in pratica. Allora, ci sono più situazioni qui, c'è una per qualcuno c'è una come dire, una sofferenza data dal fatto che si è dovuti giungere davanti a un tribunale per risolvere una problematica e affermare i propri diritti. Un'altra lettura è che si cerca con anche con una certa dose di enfasi, no, di affermare il proprio diritto a scegliere, a fare la propria scelta di vita, perché sappiamo che questa è una destinazione nostra e che quindi se avremo un'occupazione per cui mettiamo anche del nostro, la nostra creatività, comunque la nostra passione, essa avrà dei frutti per noi. E attualmente invece siamo immersi ancora in una situazione di isolamento e di nascondimento anche delle proprie caratteristiche perché gli altri ci vedono in un altro modo, cioè non ci vedono come una principessa, quindi come un'energia giovane, anche guidata dall'anima, quindi dalla parte creativa, ma ci vedono o vorrebbero che noi fossimo che cosa? Mm, una persona d'affari molto posata che ha come unico scopo della sua giornata quello di appunto generare soldi, comprando, vendendo, insomma, con attività anche che non hanno sentimento in pratica. Quindi in questo momento siamo in isolamento e stiamo cercando di entrare in contatto anche con i nostri sensi e con le nostre profondità per cercare un guizzo che ci porti a quel 10 di coppe. Allora, è un 10 di coppe che noi forse abbiamo conosciuto in passato. Allora, per qualcuno l'unica maniera per uscire da questo blocco, in pratica, da questa dualità tra quello che vogliamo fare e quello che gli altri vogliono che noi facciamo, è quello di unirsi a un'altra persona. Quindi quasi un piano per scappare, ecco, per avere un completamento e quindi è di rivolgersi altrove rispetto agli affari e mostrare invece che cosa? Una certa metodicità. Quindi rimettersi i panni qua dice lo chef gourmet, quindi di questa persona minuziosa, no? Che lavora metodicamente, organizzata e che arriva molto in alto proprio perché ehm, studia, ok? Creatività? Ma non serve, serve l'organizzazione in questo caso. Allora, 9 di, 9 di coppe
8 di coppe e 9 di denari. Allora, qualcuno ci invita a non distrarci. Allora, quello, il segno dei gemelli punta sostanzialmente a una felicità che passi attraverso la propria realizzazione personale, data anche dal proprio scopo di vita, che sembra più chiaro in questo periodo rispetto ad altri periodi. Allora, la felicità decade in indolenza e in un obiettivo. Allora, queste sono le spiegazioni che stanno sotto le carte, leggiamole in maniera, diciamo, ordinaria, cercando di farci arrivare qualche informazione in più. Allora, qui abbiamo una felicità data dal poco, da poco, nel senso non abbiamo bisogno di molto per essere contenti, ma è come se poi nel momento esatto in cui pensiamo che stiamo facendo tutto come bisogna che sia, crolla qualcosa. Qualcuno ci rovescia una tazzina di caffè alla fine della festa più strepitosa del momento sul nostro vestito più bello. Ok? Quindi nel nostro ricordo esiste questa cosa qui, che la cosa più importante rimane in piedi, ma è basata su bicchieri vuoti, tipo uno si è rovesciato. Quindi non riusciamo ad affermare un nostro diritto, in pratica, quello di essere felici, secondo le nostre regole, secondo le nostre velleità. Qui ci potrebbe essere una regina di bastoni che ha un obiettivo anche qui, che parte da lontano. 6 di coppe, 8 di coppe. Allora, viene da vite passate, tra l'altro anche potrebbe essere questa eremita vicino al 6 di coppe, ci parlerebbe di questo, in cui comunque era successa ancora questa cosa e dipende sempre da una regina di bastoni, quindi è un'energia femminile in grado di gestire, di avere molto, non savoir-faire, magnetismo, quindi è un po' colei che gestisce, che comanda, perché ha comunque le caratteristiche e anche la facoltà e la spigliatezza di farlo. Ed è già successa questa situazione qui, quindi allora qui sembrerebbe che questa esistenza, che all'inizio no, ci sembrava così particolare come carta, sta spingendo il vostro indirizzo su questa terra, sta spingendo, cioè la vostra strada. Le carte dicono che questa situazione si è già proposta in altre vite e che comunque avete in qualche maniera deposto le armi e vi siete inquadrati come questa energia femminile, in questo caso in questa vita, sta cercando, no, di indirizzarvi. Qui però c'è un'alzata di testa, come si dice. Allora, abbiamo testato che cosa? Che valiamo, il nostro valore l'abbiamo testato e stiamo ampliando anche la nostra conoscenza. Quello che vogliamo fare è far venire alla luce le nostre specialità, le nostre particolarità, le nostre doti, la nostra indole anche, no? Emotiva e tutto quello che serbiamo dentro. Allora, noi abbiamo un obiettivo. Allora, le carte ci stanno dicendo che recuperato un po' di coraggio e fatta mente locale, probabilmente qualcuno, anche se si tratta di denaro, farebbe bene a fare una meditazione per
per tipo regressiva, per vedere se c'è un'ingerenza appunto di un'altra esistenza che ha ego in questa, perché la seconda riga di frase mi indica proprio che c'è stato già, in questo momento si sta verificando la stessa cosa da un'altra parte. Qua dice il passato perché comunque no, consideriamo le vite come passate, ma in realtà potremmo considerarle anche come co-presenti. Allora, 8 di coppe. Per non rimanere delusi dobbiamo avere un obiettivo. Allora, per qualcuno c'è una risoluzione di una questione in tribunale, per qualcun altro c'è un'affermazione, un progetto che riguarda la parte creativa, per qualcun altro invece c'è una, forse l'apertura di una partita IVA da professionista indipendente. Allora, qualcuno sarà felice invece perché ritornerà indietro un po' nel tempo e riprenderà il sogno del cassetto di essere uno chef. Per qualcun altro invece, dopo aver raggiunto la felicità, quindi essere stati in un momento felici, adesso bisogna comunque allontanarsi, seppure con un po' di malincuore, perché dobbiamo perseguire un obiettivo importante, insomma, quindi qua c'è per tutti l'energia del sogno e dell'esistenza, per tutti c'è un sogno da inseguire, nel senso uno scopo di vita. Il segno dei gemelli è come se ritornasse alle origini col suo scopo di vita e con le sue strumentazioni da mago, perché nella carta dei tarocchi ordinari l'arcano 1 è l'arcano mago, quindi è colui che ha compreso come ci si radica e ha la testa nell'universo, quindi un individuo, se volete, completo, no? Allora, vediamo con questi oracoli se ci dice qualcosa in più. Quindi qui abbiamo più storie, più storie. Allora, figure professionali, questo gourmet, quindi uno chef, un trader, quindi un venditore o comunque qualcuno che ha un'attività indipendente, ehm, potrei dire forse anche da commercialista, insomma, in questo senso. E poi c'è questa donna di legge, quindi comunque un avvocato, un notaio, qualcuno che è in grado di affermare dei diritti, anche di far firmare un contratto alle anime del Segno dei Gemelli. Allora, vediamo. Autorità, contrasto, quello penso ci sia stato in precedenza, per cui è stato un po' con la testa un po' lì, al passato per questa cosa. Il contrasto è quello che ha generato quel 3 di spade. Allora, vediamone un'altra. La papessa ancora, quindi entriamo nell'energia della conoscenza profonda. Vediamo. Decadenza. E ce la dava con il 4 che era a fondo mazzo. Cioè, come se non riuscite, allora, se non riuscirete ad affermare la vostra strada, un po' ci sarà non decadenza, ma un po' di rassegnazione. Fondo mazzo c'è la carta del mondo, quindi c'è comunque un completamento. Allora, stesa molto particolare, anche perché correlata e corredata di numerose carte di coppe, quindi dell'importanza. Allora, più ci si allontana dall'asso e più l'importanza è minore in realtà. È come se le nostre velleità fossero lontane rispetto
a questa situazione qui, quindi a questa famiglia, no, ordinaria, quindi non sono al primo posto in questo momento, l'idea della famiglia non è al primo posto, ecco, l'idea forse di un'unione, ma più di un'unione che possa servire anche da ponte, nel senso che faccia l'uno e l'altro compito, quello di unione di coppia e unione anche come partnership proprio di lavoro, comunque di sostegno. L'asso di denari sembra la cosa più importante, quindi la realizzazione e qualcuno sta anche operando in ambito sottile per cercare di spingere un progetto che ha in mente. Allora, attenzione quando si agisce su questo tipo di materia perché è un po' particolare e bisogna essere esperti, perché non è un argomento da prendere alla leggera, no, la parte sottile della nostra realtà. Altre cose, quindi abbiamo questo obiettivo qui e forse ci siamo fatti aiutare anche da un personaggio che rappresenta la legge, un avvocato, un giudice o un notaio per, ricevere quello che volevamo, insomma un contratto. Qua mi viene un contratto o comunque un compenso grande. Allora, quindi le realizzazioni per i prossimi 3 mesi sono quelli che riguardano proprio l'esistenza, quindi dobbiamo in questi 3 mesi probabilmente per la maggior parte di voi, verrà alla luce che cosa? Proprio quello che siete venuti a fare qui. In questo momento la priorità è, parliamo di, lavoro ovviamente, no, quindi di impiego, non anche a livello spirituale, perché qui sono venute fuori delle carte abbastanza alte che sono la luna e la papessa, quindi comunque, la vostra occupazione riguarderà anche, la vostra, crescita spirituale, personale. In un primo momento cercherete di assecondare una scelta, eccolo. Cercherete di assecondare chi vi vuole in un certo modo, ma non è più possibile perché nel vostro passato c'è ormai una conoscenza che voi avete acquisito e anche una coscienza che avete acquisito dei vostri strumenti e quindi desiderate adesso rincorrere il vostro sogno e non quello degli altri. Allora, altre cose, qua c'è, come dicevo, una coppia che sta insieme comunque da poco, che si sostiene anche economicamente, quindi sono la forza l'uno dell'altro. Allora, per il segno dei gemelli è tutto, io passerei al segno della bilancia. Allora, anime del segno della bilancia, vediamo con che energie ci rapportiamo con il livello appunto economico o comunque della crescita professionale, dei soldi, degli obiettivi, del futuro lavorativo, eccetera. Allora, vediamo. Allora, per la bilancia, una carta per la bilancia, una carta per la bilancia, una carta per la bilancia. Afflizione. Afflizione e pazienza. Allora abbiamo un 9 di spade e un 7 di denari. Allora l'afflizione e la pazienza. Allora
Quindi del dispiacere. Il dispiacere è, come dire, forse un po' di abbiamo un po' fretta di raccogliere i frutti, quindi l'afflizione sta nel fatto che comunque quando seminiamo ci vuole del tempo prima che le cose si avviino. Allora, vediamo con i tarocchi. Qua mi darebbe anche pazienza in cosa, che la bilancia non è proprio pazientissima come segno. Allora, vediamo con i tarocchi. 4 di spade. C'è un blocco. Per la bilancia, lavoro, 4 di coppa anche qui, il maestro che è il papa, il 10 di spade, così terminiamo il ciclo, e qua c'è la regina di bastoni. Allora, per la bilancia, lavoro, futuro, progetti, soldi. Allora, siamo un po' preoccupati dell'andamento economico, mi sembra, attualmente. Questo è caduto un po' in orizzontale, quindi la vediamo, insomma, che ancora si è ristabilito in equilibrio. Dispiacere, va bene, vediamo, mettiamole tutte. Il mondo. Allora, si è concluso un qualcosa. 2 di denari. 5 di coppe e 7 di bastoni. Mettiamole ancora, così le mettiamo tutte. Per il segno della bilancia. Allora, abbiamo l'eremita. L'asso di bastoni, il re di coppe, l'imperatore, scusate, il re di denari, quanta gente, e il carro di Hermes, quindi di Apollo. Allora, e il sole a fondo mazzo. Allora, raccontiamo questa storia. Questa energia in questo momento è di piacere, ma vedete questa aquila che prende comunque una moneta a terra, quindi un po' non si accontenta, ma si abbassa. Ecco, siamo in questo momento in un livello di energia non altissimo, ecco. Desideriamo che cosa? Che ci sia un dare e avere, quindi probabilmente che voi dobbiate ricevere delle somme che derivano dal passato e ancora non avviene. Perché? Perché l'istituto, scusate, da cui dovete ricevere del denaro è in questo momento in elaborazione o comunque in chiusura, e ci potrebbe essere un qualcosa di karmico qui, perché vi mette un po' alla prova, vi mette alla prova, ehm, quindi la lentezza, no, della burocrazia anche, vi mette alla prova per vedere come reagite, che azioni fate, come approfittate di questo tempo per cui ancora questo equilibrio non c'è, probabilmente i soldi che dovevano arrivare non sono arrivati, come reagite? Allora, ehm, prima c'è un'afflizione, questo è il momento attuale, un'afflizione appunto che era quella iniziale, poi capite che c'è bisogno di tempo per raccogliere i frutti e che questo tempo però può essere impiegato per la disciplina, la disciplina, perché questa ci farà passare di livello e ci darà un nuovo raggio d'azione. Allora, come reagiamo appunto? 5 spade sott'acqua, 5 spade fuori all'aria, quindi quello che c'è dentro c'è pure fuori, c'è il combattimento interiore, c'è l'ansia, no? E fuori risponde come? Con un paesaggio, con uno scenario che ci dà ansia, ci dà ansia.
Capiamo però, perché l'insegnamento viene dall'alto e siamo ben collegati in questo senso, capiamo che cosa? Che possiamo allora abbiamo seminato a terra che cosa? Che per troppo tempo abbiamo lasciato dominare l'anima dalla materia. Rimettiamo tutto a posto. Saturno, quindi dio Cronos, il dio del tempo, che sottostà alle fasi della luna, alle emozioni, e questo ci fa salire al sole, quindi alla manifestazione di queste azioni. Allora, quello che stiamo covando dentro, quindi che una materia che ci schiaccia l'anima, lascia sottese le emozioni, alla fine ci darà un risultato manifesto, che è quello di diventare che cosa? Un re di coppe. Quindi una persona che in silenzio, perché non è re di coppe, è una persona che manifesta troppo quello che prova o quello che fa, sta facendo le sue cose col piccone, no? Quindi sta operando, nonostante sia un re di coppe, sta operando togliendo probabilmente qualcosa che non è utile per se stesso. Sta facendo pulizia. Allora, qui c'è una regina di bastoni, un 5, allora un 5 di coppe e un re di denari. Allora, c'è una disputa, c'è un po' di malumore tra questa regina di bastoni e questo re di denari, quindi come se fosse una persona di riferimento o un vostro collega molto stretto con cui siete in contatto spesso o una persona comunque da cui dipendono le vostre sostanze, un marito anche, perché no, c'è del risentimento, una chiusura mentale, e questo 7 di bastoni ci parlerebbe di un evento o una realizzazione che ci servirebbe per una progettualità e quindi per avere un cambio repentino di situazioni, no, quindi vogliamo riportare il sole, il carro di Hermes, il carro di Apollo, quello che trainava appunto la sfera solare. E quindi vorrebbe riportare il sole, ed ecco il sole. Arriva a fondo mazzo con la luna qui, guardate. Allora, qui sotto c'è il numero 100, ok? Abbiamo detto che erano 3 mesi, 3 mesi. Qua potrebbero occorrere qualcosina di più dei 3 mesi per la realizzazione di questa storia. Quindi o per recuperare del denaro, per anche chiudere una istanza con qualcuno. Allora, qualcuno potrebbe addirittura, non lo so, mi viene che qualcuno prega fortemente per far realizzare questo desiderio di avere, insomma, rimpinguite le finanze. Ehm, come se rivolgesse dei decreti, insomma, all'universo e li facesse accompagnare dalla saggezza, quindi dallo studio. Allora, qui mi dà che c'è questo rallentamento comunque, ma servirà innanzitutto a ricentrarvi, a sgrossare qualche cosa che non serve. Quindi, non so, in un momento in cui magari non c'è una grande fluidità rispetto al denaro, si pensa non al risparmio, ma al consumo consapevole, ecco, mi direbbe questa, che poi diventerà uno stile di vita. Uno stile di vita. È come se vi riportasse un po' di più nell'energia dell'universo, ecco, vi centrasse di più. Ed è una lezione dura che dà questo Papa.
mi sembrerebbe un qualcosa di karmico. Allora, vediamo con queste carte. Allora, la temperanza, quindi la necessità appunto di un altro po' di tempo per guarire questa afflizione. È come se la bilancia cambiasse repentinamente prospettiva con questo anche anziano, perché arriva un'informazione dal mondo sottile, rappresentata dal cervo, che è l'animale sacro che unisce con le sue corna il mondo terreno con quello ultraterreno. E come se avesse avuto un'illuminazione, appunto, che questo è un insegnamento. Quindi non deve dispiacersi, ma deve trarre profitto addirittura emotivo rispetto a questa cosa. Allora, vediamo. C'è comunque una realizzazione col sole. Allora, eredità pure qui. Potrebbe essere che ci sia un lascito. È un qualcosa che vi ricondurrà all'azione anche. Quindi che chiuderà un ciclo, vi farà passare di livello e raggiungere più velocemente. Questo 10 di coppe mi parla anche di una allora, o un'attività che riguarda le emozioni, quindi forse un lavoro rispetto alle emozioni che posso dire psicologo, psicoterapeuta, ehm, quindi la cura un po', no? L'incanamento delle emozioni, oppure un qualcuno, poi qui c'è sta disputa comunque tra questa regina di fuoco e questo re di denari. E la morte, quindi la trasformazione, e cadono tutte. Qua dice noia, che era il 4 che avevamo prima. Allora, mi dite per favore qualche informazione in più o come sarà l'esito di queste vicende? Il sole, di nuovo. Allora, mi sembra che c'è una benedizione grande da parte dell'arcano maschile per eccellenza, il ragionamento, l'organizzazione, la razionalità. Quindi tutto il racconto fatto sinora è un racconto di trasformazione, di comprensione, di eventi. Allora, per qualcuno potrebbe esserci anche un'eredità. E comunque ci sarà una realizzazione per quanto riguarda qua mi direbbe pure si chiude un'istruttoria di qualcosa e si ricomincia a creare, si raggiunge lo sperato lavoro di insegnante e finalmente possiamo fare quello che vogliamo. Qui c'è un blocco, invece c'è qualcuno che nonostante sto fuoco sacro non riesce a oltrepassare il blocco del re di denari, quindi di un qualcuno che molto tarato, che comunque non fa oltrepassare questa energia femminile, quindi quasi si mette in mezzo tra questa regina e le sue velleità, ecco. Ma in tutto questo abbiamo il sole declinato in due modi, più volte anche qui il sole, quindi 3 volte, insomma, no? Abbiamo dei raggiungimenti di obiettivi importanti. Ci vuole però pazienza. Non si corre, purtroppo i tempi umani sono lenti e anche i tempi della nostra comprensione sono lenti. Allora, per la bilancia è tutto, passerei all'acquario. Allora, anime del segno dell'acquario, vediamo come ci presentiamo per quanto riguarda lavoro, denaro, carriera, progetti.
Nonostante non scorrano queste carte, io mi ostino a aprirle. Allora, allora, per l'acquario abbiamo 2 di denari, momento per momento e rivolgersi all'interno. Allora, quindi la carta del 2 di denari. Allora, la carta del 2 di denari ci sta dicendo che stiamo cercando di creare, costruire in equilibrio, però senza una progettazione ampia. Fatichiamo un po' a stare in equilibrio. Quello che stiamo facendo è rivolgerci all'interno, quindi lasciare da parte tutte le voci, quelle che ci sono intorno, visibili e invisibili, e cercare di procedere al proprio ritmo e secondo delle nostre percezioni. Allora, vediamo con i tarocchi. Per il segno dell'acquario, denaro, progetti, futuro, di spade, che è proprio l'acquario, asso di coppe. Allora, per questo re di spade la cosa più importante è studiare, bisogna studiare, o comunque essere centrati su se stessi e non ascoltare ancora l'asso di denari e il paggio di coppe. Vediamo. Forse un'idea, arriverà un'idea da qua a 3 mesi, un'idea geniale di realizzazione. Allora, paggio di pentacoli, 2 di spade, 5 di bastoni, cavaliere di bastoni e 8 di spade. Allora, lavoro, realizzazione, futuro, denaro, professione per l'acquario, papa anche qui. Abbiamo forse un piccolo aumento di livello per qualcuno. E allora, il Papa, la giustizia, il 6 di coppe, l'asso di spade e il 6 di spade, e a fondo mazzo c'è un 5 di spade. Allora, questo veniamo dalla preoccupazione, questo re di spade è focalizzato su un problema o comunque su un qualcosa che anche qui ci sono, no? Come qui, ci sono queste voci lo disturbano, no, perché perde un po' il senso dei suoi ragionamenti. Quindi che fa? Si mette su un punto più alto, cerca di rimanere da solo e concentrarsi su sul fatto che comunque ha raggiunto il risultato. Probabilmente il contatto tra il cielo e terra ci dice che ha raggiunto un avanzamento di posizione, piccolo magari, non tantissimo più elevato, ma comunque c'è stato un avanzamento ed era importante. Perché? Perché questo toglie un po' i dubbi, toglie un po' la preoccupazione, l'ansia di non sapere che fine si fa e riporta un po' tutto alla stasi, quindi all'equilibrio. Si può ricominciare a studiare, si esce dal combattimento interiore proprio cercando di studiare degli argomenti che riguardano il passato. Allora, quello potrebbe essere un dottore, un avvocato, un insegnante,
magari un insegnante di storia, perché no? Allora c'è un obiettivo che viene raggiunto con uno spostamento desiderato proprio, che abbiamo spinto con il pensiero proprio. Allora, aspetteremo, si attenderà. Forse voi non neanche lo saprete, ve lo diranno dopo. Per questo spostamento si sta aspettando che qualcuno si allontani, quindi magari vada in pensione, comunque si allontani per farvi accedere. E termineranno quindi queste lame, anche queste, cioè in questo momento in cui non vi sembra che non ci sia soluzione, no? Invece la soluzione arriva ed è un 6 di spade, quindi è finalmente l'allontanamento, l'approdo a una spiaggia dopo un lungo peregrinare. Allora qua c'è una posizione in cui voi avete come se aveste fatto una richiesta, no? Nell'attesa comunque procedete come al solito, cercando di far disperdere meno energia possibile, perché c'è in mente una cosa importante, che è quella della ricerca, dell'approfondimento, dello studio di qualcosa di nuovo, ma anche di una specializzazione probabilmente, che vi fa uscire da questa energia di combattimento interiore perché non si muove nulla. Nel frattempo continuate a approfondire, ecco, qualcosa che viene da lontano. Quindi l'obiettivo riguarda anche uno spostamento di residenza, o comunque farete i pendolari, ma ben consci di doverlo fare non è importante all'inizio, poi vi crea qualche problema però, quasi un ripensamento, ma oramai la macchina, insomma, no, visto che l'avete desiderato in maniera così ardente, è partita e il desiderio s'è ottenuto comunque, con qualche difficoltà. Ci vorrà un po' di tempo. Ci sono delle persone che cercano di mettervi dei dubbi nella testa, di portare la vostra decisione da un'altra parte. Voi siete molto centrati, non subito, ma vi centrerete comunque, quindi questo pensiero diventa chiaro, l'obiettivo c'è ed è lo stesso, comunque c'è un mandala, che vuol dire che è un frattale, è un punto, un nodale della vostra esistenza che va sciolto come spostandosi, ma anche ritrovando il fuoco sacro che vi caratterizza. Altre cose. Allora c'è una, se qualcuno ha un contenzioso con qualcuno, con qualcun altro, nonostante passi del tempo senza sapere che cosa possa succedere, comunque alla fine la causa ci sarà e verrà ripristinato un equilibrio. Ora, qua mi dice rivolgersi all'interno, mi dice anche che con questo 6 di coppe mi dice che è quasi se voi veramente al segno dell'acquario sentiste una persona cara che non c'è più, che è vicino a voi, vi fa da guida. Qui mi dà uno spostamento, un obiettivo, lo studio, una specializzazione, un un sogno nel cassetto. Forse e poi qui c'è un avanzamento di carriera, se non grandissimo, ma comunque importante, e c'è qualcuno che si sposta per prendere il posto di qualcun altro, che nel frattempo va via, si allontana dal posto di lavoro. Ci vorrà un po' di tempo, quindi questo vi creerà un po' di ansia, ma
comunque sarà un obiettivo raggiungibile. Allora, altra situazione è che il denaro, allora proprio i denari potrebbero fare un po' su e giù in un certo momento, o comunque la notizia di qualche ancora di soldi che devono tornare alla base avverrà in maniera molto confusa, insomma, che non si capisce la tempistica, eccetera. Oppure vogliamo quello che è nostro, quindi muoveremo mari e monti per ottenerlo anche spingendolo con la mente. Allora, vediamo con queste carte. Comunque l'esito è il 6 di spade, quindi comunque, anche se ci vorrà un po' di tempo, notizie con quest'asso di spade, è una situazione che si sblocca, si approda dove vogliamo arrivare. Successo. Mi fermerei qui per non incorrere a carte, insomma, no, che possano poi metterci in confusione. Svago e arrivo. Allora, qualsiasi progetto che abbiate comunque che è venuto fuori da questa stesa è in via di addirittura d'arrivo, e questa mi sembra, no, questa donna che con questa barca anche un po' di fortuna comunque da sola raggiunge e si lascia alle spalle le nuvole e raggiunge finalmente il suo obiettivo. Qua ci dà il successo, magari non succederà diciamo in 4 e 48, ci vorrà un po' di tempo, portate pazienza. Nel frattempo lavorate su voi stessi, centrandovi e non ascoltando quelle che voi riconoscete come chiacchiere, cioè che vi creano confusione. Ovviamente ascoltate le persone che vi vogliono bene e che vi danno dei consigli o comunque dei suggerimenti di un certo livello, insomma, anche lasciandovi liberi di scegliere cosa fare. Ok? Allora, anime, io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, la lettura dell'acquario è terminata. E raccomandazioni, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e al prossimo video che sarà molto a breve. Un bacio.